Ciao a tutti ragazzi, oggi piccolo escamotage, voglio mostrarvi il rinfresco unico per quanto riguarda i grandi lievitati. Allora, partiamo dal presupposto che non è un metodo che ho inventato io, ma che ho letto tra i libri di Giambattista Montanari. Ho provato diverse volte con i miei grandi lievitati, non vi ho mai citato, ma adesso voglio esporvi anche questo metodo perché comunque lo ritengo valido, diciamo, almeno per una produzione casalinga. Poi ecco, non mi spingo oltre, naturalmente Giambattista Montanari è un grande professionista, quindi stiamo parlando comunque di una tecnica seria, ok, magari innovativa, diciamo, però comunque una tecnica provata da un gran maestro e che vi posso dire dalla mia esperienza è molto valida per la mia piccola produzione casalinga e diciamo per le mie tecniche, i miei prodotti. Allora, in cosa consiste? Dobbiamo allungare i tempi, alzare magari di pochissimo l'idratazione, quindi stiamo su un 46% di idratazione e stiamo quasi sulle 8 ore, sulle 7-8 ore per arrivare alla maturazione del lievito, perché dobbiamo abbassare le temperature solite. Le nostre temperature solite sono 28 gradi, mentre invece con questo rinfresco un po' più lungo andremo su un rapporto naturalmente di 1 a 3, quindi allunghiamo proprio, alziamo il rapporto della farina, ok? E naturalmente si allungano i tempi così. Quindi per agevolare un po' è meglio utilizzare il 46% di idratazione, è anche quello che dice questo metodo. Non ho variato nulla rispetto al metodo originale che comunque c'è scritto sul libro di Montanari. Tra l'altro, se volete vi lascio anche il link del suo splendido libro, tra cui potrete trovare sicuramente molte cose utili e anche questa tecnica e molte altre cose da provare, da leggere. Dobbiamo quindi idratare sempre con la vostra farina normale che utilizzate per il lievito madre. Dovrete comunque fare 6 ore, 46% di idratazione a 26 gradi con la vostra cella di lievitazione e dovrete cogliere come al solito a 4.1 o 4.2 il vostro lievito madre per il grande lievitato. Adesso andiamo a vedere proprio in pratica come svolgo io questo rinfresco unico. Vado a pesarmi 53 grammi, 50 grammi di pasta madre. A questo punto, visto che devo fare un rapporto 1 a 3 con il 46% di idratazione, devo pesarmi anche 150 grammi a questo punto di farina, la mia solita farina naturalmente che utilizzo per il lievito. Poi andrò a pesare 69 grammi di acqua. L'acqua, ecco, mi raccomando, regolatevi in base alla temperatura perché dovrete fare una chiusura sui 24-25 gradi, ecco, per partire bene. Quindi io vado sempre a utilizzare acqua tiepida, la intiepidisco, in questo caso sui 40 gradi, 40-45, io ho la mia brocca che mi stabilisce la temperatura e una volta che ho mixato la farina e l'acqua, questo è molto importante, aggiungo il lievito dopo, perché così il lievito non ha contatto con l'acqua che è intiepidita, perché sarebbe comunque una temperatura un po' troppo alta per avere un contatto diretto col lievito. Adesso abbiamo praticamente mixato tutti gli ingredienti, va bene, non dobbiamo impastare molto. Una volta che abbiamo raccolto tutta la vasca pulita, andiamo a stendere il nostro lievito e finiamo, diciamo, e facciamo la laminazione, così in questo modo finiamo, lo facciamo diventare, diciamo, liscio. Quando è liscio potete fermarvi con la laminazione, potete fare la mattarella, potete utilizzare questi tirapasta che si agganciano alle planetarie. Vi lascio comunque il link in descrizione, anche magari del bollitore con temperatura, che è molto utile per rilevare la temperatura dell'acqua e mantenerla anche costante per i rinfreschi. E questo vale anche se dovete fare ad esempio la biga fredda in inverno, eccetera. Quando avete comunque la temperatura sotto controllo è molto molto più semplice. Allora, adesso quando avete praticamente un impasto liscio, non esagerate, però ecco, appena compare l'impasto liscio, potete chiudere
il vostro lievito in questa maniera. Fate la piega così e poi chiudete a chiocciola, mi raccomando. Adesso lo dobbiamo lasciare da 7-8 ore, per 7-8 ore a 26 gradi. Quindi c'è la di lievitazione a 26 gradi per circa 7-8 ore, comunque a maturazione leggermente coperto. Lasciate un like, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciate i commenti perché voglio sapere che cosa ne pensate e se avete provato anche voi questo metodo naturalmente, e non vi lascio che non mi resta che dirvi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, così poi vi arrivano le piccole notifiche sull'app per tutti i miei video, e vi auguro una buona giornata, alla prossima!